Buongiorno con il giorno. Buongiorno ragazzi. Bentrovati, bentornati sul canale di Tickets for Life. Un bacione di bentrovati. E siamo reduci da una nottata Un po' movimentata. Siamo già su Charlie, pronti per lasciare Biala, che è questa frazione, questa piccola cittadina dove abbiamo dormito stanotte. È sul mare e noi abbiamo dormito in un parcheggio praticamente un po' interno, ma stanotte c'è stata una grossa perturbazione, è stato un po' un macello perché eravamo un pochino in parte esposti al vento, quindi abbiamo ballato un po' stanotte, c'erano dei rami, facevano un rumore e poi è venuta anche tanta pioggia e quindi insomma non è stata una nottata così tranquilla e rilassante. Siamo ripartiti e andiamo ancora più a sud, scendiamo verso la costa del Mar Nero. Abbiamo fatto il rifornimento per il nostro serbatoio di acqua, quindi ho lavato i piatti, ho anche aspirato tutto il pavimento di Charlie mentre Fede faceva il carico dell'acqua, quindi in poco tempo diciamo siamo operativi e pronti per ripartire. Sì, tanto metto la prima e si va. Stiamo, come vi dicevo, scendendo verso sud, sperando anche di trovare temperature migliori, ma anche il cielo non promette bene per niente, perché oggi è tutto tappato, plumbeo, sembra quasi un cielo da neve. Te che dici? Siamo lì. Comunque la prossima meta, ragazzi, è una meta veramente da urlo. Noi dobbiamo arrivare laggiù. Stiamo entrando nella città nuova che si chiama Nessebar. Dico nuova perché c'è un motivo. Perché diciamo che questa città è divisa in due parti. La parte vecchia, appunto la Old Nessebar, e la parte nuova, quella dove siamo adesso, che è di fatto una città moderna. La parte vecchia si protende su un promontorio che è collegato praticamente a una striscia alla costa e promette bene la parte storica, quella vecchia, quindi ora cercheremo un parcheggio e l'idea è di andare a visitare la parte old. Per ora nella parte nuova abbiamo visto solamente parchi acquatici, mega alberghi, casinò, di tutto e di più. Outlet, ma a noi ci interessa la parte vecchia appunto, quindi ora la raggiungiamo. Sempre dritto laggiù. Entriamo dentro l'isola. Eccoci, stiamo andando verso la Old Nessebar e questo non è un ponte, ragazzi, ma è un istmo di terra che la collega. Guardate che bello questo mulino. Però qui Eccoci arrivati ragazzi, abbiamo parcheggiato in pieno centro e subito guardate cosa abbiamo dinanzi a noi. ciao dallo Yeti. Un anfiteatro, cos'è? Tanto noi abbiamo acceso il riscaldamento dei nostri giacchetti. Fa un freddo ragazzi, questo vento è una cosa tagliente, è veramente freddo oggi. Sì, siamo passati dal cinebasto al cinegiacchetto, che non è cinema, sono spagnoli. E iniziamo il tour della cittadina. Vediamo un po' che spettacolo danno qui al teatro. Lo spettacolo è che fanno vedere tutta la fortezza dall'alto, perché c'è tutta una cinta muraria che circonda la vecchia città. Noi abbiamo fatto la stradina e abbiamo parcheggiato praticamente in questa zona.
Come vedete dalla mappa informativa, questo paese è stato dichiarato dal 1983 patrimonio dell'UNESCO, tutto il paesino della vecchia Nessebar. Ora ci addentriamo, facciamo 2 passi perché promette bene perdersi nelle sue stradine. Andiamo sulle gradinate più alte, dove però tira anche più freddo, però abbiamo una bella visuale e si vede anche il mare che ci circonda completamente. Il teatro antico è uno dei fiori all'occhiello di tutta la cittadina. In origine era un insediamento tracio, fondato alla fine dell'età del bronzo e chiamato Melsambria. Successivamente, all'inizio del VI secolo a.C., divenne una colonia greca. Sì, stiamo proprio parlando della vecchia Nessebar, la Old Town che si raggiunge tramite un piccolo lembo di terra dalla costa bulgara del Mar Nero. Questo luogo è stato un'importante città commerciale. Fece parte di un'alleanza di antichi stati greci chiamati Lega di Delo. Nei secoli è sempre stata un collegamento, un punto cruciale per le varie culture che vi sono passate. Oggi infatti possiamo ammirare i resti di queste epoche sotto forma di edifici del Medioevo e dell'Impero bizantino. Nessebar si può fregiare anche di una vera e propria evoluzione del commercio e del sistema monetario. Infatti la città è stata uno dei primi luoghi al mondo ad iniziare la produzione di monete. Prima di quel periodo i beni venivano barattati con altri beni e soltanto nel V secolo a.C. vennero coniate le prime monete di argento e bronzo. La penisola rocciosa che si estende nel Mar Nero sarebbe già di per sé un gioiello, ma il labirinto di strade acciottolate fiancheggiate da abitazioni in legno e pietra, piccole botteghe, ristoranti, vi faranno immergere in un'atmosfera surreale, soprattutto varcando la porta principale della vecchia cinta muraria, che vi condurrà in un straordinario viaggio fra migliaia di anni di civiltà. Noi non possiamo far altro che consigliarvela. Ci sono questi vicoli strettissimi in cui è molto bello perdersi. Veniamo da questo terrazzino che affaccia abbiamo sul mare. C'è un po' di clima nord europeo qui. Un mare molto gelido a vederlo. Non abbiamo il coraggio di toccare l'acqua. Rispetto a qualche giorno fa, quando camminavamo sulla spiaggia, un altro mondo, Eppure Sì. siamo lì, Qualche giorno fa abbiamo, come avete visto, mangiato anche fuori da Charlie, seduti così, un pranzo veloce, ma si stava benissimo, c'era un sole caldo. Infatti stavamo proprio dicendo, non pretendiamo, ovviamente, giriamo d'inverno, quindi sappiamo che insomma non possiamo andare a giro in infradito e pantaloncini, però insomma oggi è una giornata particolarmente pungente, ci voleva una via di mezzo.
Adesso stiamo costeggiando la cinta muraria e da quest'altro lato abbiamo un piccolo porticciolo e vediamo tutta la baia interna con tutti gli alberghi che danno sulla spiaggia. Un po' di colate di cemento, però piano piano qualche spiraglio di sole esce, dai, tra le nuvole. Piano piano, perché è freddo, ragazzi. non soffriremo il caldo oggi, tranquillo. Oggi no. Percorriamo tutti questi vicoli acciottolati. È un altro mondo qua dentro. Ci sono delle case molto molto particolari e molto belle. E se no il signor UNESCO non si scomodava, no? Qui, ragazzi, sembra essere nel vecchio Far West, in tutte queste case di legno a sbalzo in questo modo. Siamo giunti in pieno centro alla chiesa di Santa Sofia. Ci sono tante chiesette, una più bella dell'altra. Qui ad esempio abbiamo la Basilica degli Arcangeli Gabriele e Michele. Che case incredibili, guardate qua, tutte a sbalzo sulla via, Una costruzione più bella dell'altra, tutte fatte con una base di mattoni e la parte più alta di legno. Hanno tutte queste terrazze a sbalzo sulle vie centrali e quindi quando ci si passa sotto sono molto avvolgenti, molto belle e particolari. Noi ragazzi abbiamo perso l'orientamento, ci siamo persi in questo labirinto. Quello che dispiace purtroppo è che è tutto chiuso. Questo è un sito estremamente stagionale e turistico, estremamente turistico, e quindi ci sono 2 ristoranti aperti, 1/2 negozi di souvenir aperti, e poi con una giornata come oggi, con le temperature rigide, anche gli abitanti, i pochi abitanti che ci vivono comunque sono dentro casa, quindi c'è un po' quella sensazione di deserto. Sì. E invece abbiamo visto qualche foto nei cartelloni, insomma, d'estate in primavera. È molto viva come cittadina, è piacevole passeggiare per queste vie. Ora bisogna stare attenti a andare sul lato dove non tira vento, perché facciamo fatica a parlare, non so se avete sentito, perché ci sono congelate un po' le labbra. I 2 ristoranti che abbiamo attraversato poco fa ci tiravano, chi da un lato, chi dall'altro. Sì, ci sono 2 persone poverine con questo freddo, non vorrei essere loro, che stanno lì fuori e ti invitano a entrare dentro a mangiare. Come potete sentire tira un bel vento ghiacciato, ma ghiacciato. Il ghiacciato non lo sentite, sentite il vento, ma vi garantisco che è gelido. Qui sotto almeno è un pochino più riparato dal vento. Sì. Mamma mia. Sì, va, Come vedete dall'orologio si è decisamente fatta l'ora del pranzo. Che mi dirai? E ti dirò di più, che è indietro quello lì, perché sono 1/4 alle 2. Addirittura, ecco perché il mio stomaco si lamentava tanto. No, via, bisogna tornare subito. Quello segna l'1:20. Bisogna tornare subito da Ciardi, di corsa. Guarda, di corsa, con questo freddo, di corsa ci si stronca.
Ci siamo rintanati dentro Charlie, ci stiamo facendo un buon piatto di pasta, è già tutto quasi apparecchiato e stiamo notando che qui davanti a noi sta arrivando la sposa. La sposa audace, con questo vento e questo freddo. Corella. Mamma mia, come fa? Oggi è sabato, vuoi farti mancare un matrimonio nel giorno di sabato? No! Certo! I tickets lo trovano sempre! Sempre, anche nelle condizioni più estreme. Beh, coraggio, sì. ci vuole. Ma quanto c'è la pasta? Ecco, rovina poesie! Tanto esce anche un po' di solicino, ma dura poco. Ciao vecchia Neste Bar! Il sole per fortuna ci ha graziati e ci fa salutare questo bel posto con i raggi che lo illuminano. E il mulino che prima era grigio, guardate bello. Che poi è un mulino che ruota sulla base, mentre solitamente è il tetto che ruota, cioè le pale sul tetto. Questo invece è tutto il mulino intero ruota sulla base. Eh sì, è diverso dal È solito. molto particolare. Qui c'è il matrimonio, mi sa, Mi sa. gli sposi che sono andati a mangiare. Ma anche noi siamo a pancia piena. Abbiamo fatto una mangiata, ragazzi. La scusa è il freddo. La scusa, vero? Sì, quando è freddo, ragazzi, si mangia di più. È una bella scusa, date detta. Perché noi anche quando è caldo, però insomma, vabbè, diciamo che è freddo e ci fa mangiare di più. E ora, dicevo, andiamo verso la prossima meta, che è sempre più a sud. Stiamo attraversando un paesaggio completamente diverso da quello in cui ci trovavamo prima. C'è il sole finalmente, ma c'è un vento, ragazzi, fortissimo. Si fa una fatica a tenere in mezzo strada che non vi dico. Però la prossima meta è a una ventina di chilometri, vediamo un po' com'è la situazione. Poi non ci sono barriere e ostacoli perché qui in questo tratto sono campagna aperta e quindi qui spazzola il vento da morire. Stiamo attraversando, ragazzi, le saline, come avete visto dalla mappa sul cellulare, tutto azzurro, tutta acqua sia a destra che a sinistra. Tento di farvela vedere perché c'è la rete, non so se si vedrà qualcosa. E stiamo passando proprio a fianco all'aeroporto di Burgas. Voi direte, ma che c'entra Burgas? C'entra, non ve l'abbiamo detto che la destinazione è proprio quella, però c'entra. La città di Burgas è molto particolare perché sorge su questo istmo di terra che si protende verso il Mar Nero e ai due lati, quello nord e sud, ha una specie di fiordo, diciamo, uno da una parte e uno dall'altra. Parte di questo fiordo che rientra nell'interno è stato sfruttato, come avete visto, per le saline. Nel frattempo ci godiamo questo solicino sul parabrezza che è una meraviglia, veramente. Lo sai, mi sta bruciando la pelle. Ah, guarda, io non vedo l'ora che mi bruci perché avevo un freddo, mamma mia, abbiamo patito freddo stamani. Prima avevamo le bruciature di freddo, ora di caldo. Ecco, da qua si vede meglio, ragazzi. Questa è tutta la laguna, ma quelli sono fenicotteri. Io vedo... Sembrano fenicotteri. Sembrano fenicotteri da lontano. Che senso? Che stradina. Che stradine, che stradine. Noi se non ci infiliamo da qualche parte non siamo contenti. Praticamente abbiamo guardato sulla mappa e questa strada qui dovrebbe costeggiare le saline, quindi quelle più grosse, quindi ora ci dovremo passare a fianco.
tutto lo skyline della città. Esatto, la città sullo sfondo, non so se si vede. E lì in fondo si vedono i mucchi di sale bianco, guarda là. Ci ricorda il nostro viaggio a Trapani, quando abbiamo visitato le saline di Marsala e di Trapani, vero? Quello è stato un bellissimo viaggio. Epico. Saline di Trapani, ragazzi, numero 1. Abbiamo visto un tramonto sulle saline di Marsala, è vero. epico. Epico. Per chi ci seguisse da poco ci sono i video sulla Sicilia che sono tanta roba, ragazzi, quindi se vi fa voglia andate a darci un'occhiata. Dopo il giro alle saline abbiamo fatto un passaggio dentro la città di Burgas, ma essendo sabato pomeriggio, quasi sera direi, c'è una gran confusione. Gran confusione e dire poco. Ci sarà lo shopping compulsivo, Wow. non lo so, abbiamo visto un sacco di centri commerciali, tutte le persone che sono uscite con le macchine, quindi c'è un intasamento incredibile. E quindi volevamo inizialmente dormire qui in città, ma come vi ho detto troppo caos, Troppo. quindi abbiamo deciso di scendere ancora più a sud e andare a cercare un posto fuori città. E per uscire dalla città verso sud passiamo proprio accanto al lago di Burgas. Come vi dicevo, Burgas è praticamente contornata da diversi fiordi, le chiamo io, che poi sono altro che laghi interni, ma sono collegati al mare, però. Sì. Sono collegati al mare. Insenature del mare. Insenature, ecco, non mi veniva la parola, managgia. Sono delle insenature e questo lo chiamano il lago di Burgas. Sentite questo rumorino di sottofondo? Friccicorio. Questo friccicorio vuol dire che stiamo rimangiando un'altra volta. Rimangiando. Rimangiando. Quella era pranzo e questa è cena. Sì, così in poco tempo siamo giunti siamo passati dal pranzo alla cena, ma perché fa buio presto e nel frattempo ci siamo spostati, abbiamo trovato un posto dove stare stanotte, siamo in un parcheggio davanti a un mega Luna Park. Acqua park, anzi, perché qui è pieno di acqua park, c'hanno gli scivoli lunghi chilometri che si vedono lontano da chilometri. Avevamo detto. E quindi abbiamo trovato posto qui, abbiamo fatto anche una piccola spesa e ci prepariamo per la cena. Ma i mici sono rumeni, lo ricordiamo, e ne abbiamo un po' di scorta nel congelatore perché ci sono piaciuti. Una nostra amica che è rumena ci ha consigliato di mangiarli con la mostarda e noi abbiamo anche la mostarda. Ora ve la facciamo vedere. Quindi piatto top, mici con la mostarda. I mici, ma cosa sono i mici? Eppure non ho sentito miagolare. Non sono i gatti, non siamo impazziti e non mangiamo gli animali. Assolutamente no. Di quel tipo. Sono delle piccole salsiccine, diciamo così, di carne, ora non mi ricordo il tipo di carne, sono miste se non mi ricordo male, però sono molto buone, molto saporite, andrebbero fatte per essere anche alla brace, perché in Romania le fanno sulla griglia, ma in mancanza di meteo adeguato non facciamo la grigliata, facciamo la padellata. Con la mostarda, anch'essa rumena. L'abbiamo già assaggiata perché, come vedete, è già stato aperto il vasetto e anche questa è molto buona. Abbiamo preso quella classica, quella base, perché ci sono anche alcune mostarde che sono molto piccanti. Strong, questa invece, insomma, diciamo quella dolce, insomma, non è... Quella dolce è anche più leggera. Però ci sta molto bene. Eccoci qua, tavola imbandita ragazzi, siamo pronti per gustarci questi mici. La rima sarebbe stata: siamo pronti per fare piazza pulita. Oppure ce li pappiamo tutti d'un baffo. E dov'è la rima? Con il gatto del micio che c'ha il baffo. Oh, oddio, aiuto. Vabbè,
Vabbè. Non ci fate caso. Ecco, deve essere la fame. Però volevo dire una cosa, scusami, non sono amici se non sono bagnati da una buona birra, sempre rumena. Già. E a sto giro ci beviamo la Caraiman. L'abbiamo provate tutte, tranquilli, tutte le abbiamo provate. Buon appetito a tutti e un bacio. Mangiamo.